Rieccoci qua di nuovo nel nostro studiolo che presenta ancora delle temperature assolutamente sahariane, ma noi facciamo finta di niente e andiamo avanti anche con la promessa di un meteo un pochino più clemente nei prossimi giorni. Di solito si dice che la notte porta consiglio, invece nel mio caso è stata l'estate a portare consiglio. E questo perché, oltre ad essermi fatto qualche giorno di vacanza, poca roba come ben sai, ma che sicuramente è servita a rilassarmi, a farmi venire un sacco di idee che verranno presentate proprio in questi giorni sul nostro canale, mi ha dato anche modo di frequentare un corso di aggiornamento nella prima e nell'ultima settimana del mese, in cui ho frequentato anche dei colleghi estremamente in gamba ed estremamente stimolanti, uno dei quali mi ha presentato un software che è quello che voglio farti conoscere oggi, estremamente interessante sia per la personalizzazione e configurazione di Windows 10 e di Windows 11, ma anche e soprattutto per la loro ottimizzazione. E allora non perdiamo altro tempo e come sempre buttiamoci a capofitto. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo! Non hai idea di quanto mi sia mancato questo tondino, mi sento così protetto qui all'interno, ma torniamo al nostro programma e andiamo a procurarcelo. Per farlo non dovremo fare nulla di diverso rispetto a quello che facciamo sempre, ovvero andremo ad aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare come sempre Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Facciamo clic per andare ad aprire il sito e portiamoci immediatamente qui in alto nella sezione Downloads. Scendiamo un pochino più in basso ed individuiamo questo download qui, quello che si chiama Windhoek. Nel caso in cui questo download non dovesse essere presente, niente paura, ti basta portarti qui in alto a destra dove c'è la lente di ingrandimento, cliccarci su e nella barra di ricerca andare a digitare sempre Windhoek. Premiamo invio per effettuare la nostra ricerca e clicchiamo su Windhoek per scaricare il nostro programma. Attendiamo solo alcuni secondi visto che il programma è molto piccolo e sarà prontamente scaricato sul nostro PC. A questo punto quello che dobbiamo fare è un clic sul file appena scaricato per andare ad aprire la cartella compressa che lo contiene e andremo però nel frattempo anche a chiudere la finestra del browser che adesso non ci serve più. Come puoi vedere, nella cartella compressa è presente un unico file. Facciamoci quindi doppio clic e clicchiamo sul pulsante OK dopo esserci sincerati che la lingua sia quella giusta. A questo punto, prima di procedere, chiudiamo anche la cartella compressa retrostante e dopo aver selezionato installazione standard, ovvero quella raccomandata, facciamo clic sul pulsante avanti. Accettiamo che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo cliccando sul pulsante Sì. Lasciamo tutto quanto come si trova in questa finestra che ci compare e clicchiamo ancora una volta sul pulsante avanti. Anche in questo caso non cambiamo la cartella di destinazione del programma e clicchiamo infine sul pulsante installa. A questo punto non ci resterà che attendere qualche minutino che il programma venga installato sul nostro PC. Ed ecco fatto, Windhoek è stato installato, la sua icona è presente sul nostro desktop e a noi non resta che cliccare sul pulsante Chiudi. Vedremo che Windhoek si aprirà automaticamente per noi, ma adesso andiamo a scoprire che cosa può fare questo fantastico programma. Come vedi qui in basso ci sono una serie di mod che in realtà sono praticamente infinite. Andiamo a vederne qualcuna nello specifico.
Come vedi qui in basso ci vengono proposte alcune prime mod. Si tratta delle mod in primo piano che cambiano con una relativa frequenza, ma per vedere tutte quante le mod, ovvero tutte quante le modifiche che avremo la possibilità di apportare non solo al nostro sistema operativo, ma anche ad altri programmi come ad esempio Google Chrome, dovremo cliccare su questo grosso pulsante in basso Esplora altre mod. Facciamolo insieme e vediamo che cosa ci viene proposto. Come puoi vedere c'è un elenco di modifiche praticamente infinito e altre ne vengono in continuazione create ed aggiunte da sviluppatori indipendenti. Tu stesso, grazie a questo programma, potrai produrre le tue mod e andare a caricarle sul sito oppure semplicemente utilizzarle per te stesso. Il mio consiglio è di utilizzare le mod conosciute, ovvero quelle che hanno un alto punteggio in termini di stelline e che vengono utilizzate da moltissimi utenti, come queste prime qua. Le mod vengono comunque messe in ordine di affidabilità, quindi un mio primo consiglio è certamente quello di iniziare dalle prime mod, naturalmente scegliendo tra queste quelle che ti interessano maggiormente. Ma facciamo subito un esempio e proviamo ad installare una mod qualsiasi, ad esempio questa qui, quella che si chiama Taskbar Volume Control. Cosa ci consente di fare questa mod? Lo leggiamo nella descrizione. Ci consente di controllare il volume del nostro sistema, ovvero il volume dell'audio del PC, semplicemente utilizzando lo scroll sulla taskbar, cioè utilizzando la rotellina centrale del mouse qui in basso nella barra delle applicazioni, in un qualunque punto. Se adesso giro la rotellina mentre mi trovo in basso sulla taskbar non succede niente e per gestire il volume invece, aspetta che mi sposto, sarò costretto ad agire su questa icona e trascinare il relativo slider. Ebbene, invece, grazie a questa mod avremo la possibilità di gestirlo in maniera completamente diversa. Andiamo ad installarla quindi cliccando su Dettagli e successivamente sul pulsante Installa. Vedrai che immediatamente partirà una brevissima finestra di installazione e la mod sarà installata sul nostro PC. A questo punto torniamo indietro con la frecciolina e vediamo che in corrispondenza della mod che avevamo scelto c'è una nuova label, ovvero un'etichetta che ci dice che la mod è installata e funzionante sul PC. Ma a questo punto andiamo a provarla. Portiamoci in un punto qualunque della barra in basso ed agiamo sulla nostra rotellina e come vedi compare un controllo del volume. In qualunque punto ci troviamo della taskbar saremo in grado di abbassare e alzare il volume del nostro PC in maniera molto più semplice, già una prima bella comodità direi. Se invece una mod la proviamo e non ci piace, abbiamo la possibilità naturalmente di tornare indietro. Per farlo torneremo nuovamente a cliccare su Dettagli e questa volta avremo la possibilità di disabilitarla ma lasciarla installata oppure di rimuoverla integralmente. Naturalmente ci basterà fare un clic sul relativo pulsante, confermare la nostra scelta e successivamente tornando indietro vedremo che la stessa label sarà sparita. Ancora cliccando sul pulsante Dettagli di una qualsiasi mod potrai andarne a vedere il codice sorgente e quindi se conosci un po' il linguaggio di scripting potrai capire esattamente cosa fa quella mod sul tuo PC. Ma non basta, potrai anche modificarla, creare un fork, ovvero una tua versione di questa mod, o ancora andare nel changelog e andare a vedere che cosa è stato implementato nel tempo da parte dello sviluppatore in termini di aggiornamenti della mod stessa. Tieni conto che se non modifichi nulla nelle impostazioni questo software si aggiornerà automaticamente ogni volta che sarà aperto, quindi non stupirti se dovessi trovare delle piccole modifiche e soprattutto delle migliorie nello stesso oppure anche nelle mod che vengono presentate. Rimane il mio consiglio di iniziare ad utilizzarlo provando le mod più comuni, ovvero quelle con il numero maggiore di stelline e soprattutto utilizzate dal numero maggiore di utenti,
per poi pian pianino, quando ti sarai impratichito, magari anche nel linguaggio di scripting, andare ad esplorare anche quelle meno conosciute. L'unico difetto che sono riuscito a trovare in questo software è stato il fatto che la descrizione delle mod non è tradotta in italiano, quindi se per caso hai difficoltà con l'inglese non spaventarti, ti basterà fare un semplice copia e incolla della descrizione in Google Traduttore e ti verrà spiegato tutto quanto per filo e per segno. Ed eccoci qui che pian pianino, faticosamente, riprendiamo le fila del nostro discorso e soprattutto riprendiamo a fare i video che mi sono mancati in una maniera incredibile in questi giorni, anche se sono riuscito a compensare con alcuni shorts, diciamo, un po' improvvisati. Anzi, qualche short arriverà anche in futuro perché ci sono dei piccoli argomenti di cui ti voglio parlare e trovo molto comodo prendere il telefonino e così anche in maniera un po' estemporanea comunicare con te. Ma veniamo, a proposito delle comunicazioni, anche ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi vanno a Massimo Boninsegni, a Beppe, a Giacomo Venturi, a Luigi e a Danilo Anedda, che si sono abbonati / riabbonati al nostro canale, e quindi a tutti voi cari ragazzi il mio benvenuto / bentornati a bordo della nostra community dei gentiluomini. Altri due ringraziamenti speciali vanno a Giorgio Brusasco e a Thomas2915 che hanno voluto contribuire al sostentamento della nostra community per mezzo dei loro generosissimi super grazie, e quindi vi ringrazio anch'io tantissimo ragazzi per il vostro sostegno. Ma c'è un ultimo importantissimo ringraziamento che mi è mancato tantissimo ed è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.